cosa oggi è difficile perché veramente. Allora, ai tempi miei potevi diventare ricco con un disco, comunque i dischi si vendevano, la discografia si vendeva, c'era un'attenzione del pubblico. Oggi il pubblico è comunque completamente assorbito da questi device, dai cellulari, quindi però la cosa che consiglio, diciamo, io ho detto, se voi volete sentirmi, vi fate un'ora di macchina se se siete vicino a me, e quindi trovate il posto e io sono lì a suonare, suono per voi in maniera gratuita, come un'offerta. E la stessa cosa ho fatto dopo in un festival che ancora c'è, che è il Teatro Libero del Montenerone, che quest'anno è arrivato alla 11ª edizione, e quindi la gente arriva lì, scarpina, tra l'altro non prende neanche il cellulare fortunatamente, e quindi deve comunque, viene perché c'è il biglietto, poi ingresso offerta. Il biglietto è la loro volontà di venire a vedere noi e di stare tra persone simili che condividono un'idea simile. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata del Nome è la Macchina Podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Mario Mariani. Mario è la seconda volta che viene al podcast ed è conosciuto ai più come un compositore ed un pianista. Ma in realtà Mario è anche un cantante. Infatti, durante la puntata ci parla della sua nuova canzone che si intitola Il cronovisore. Se non sapete che cos'è un cronovisore, non vi preoccupate, neanche io lo sapevo, ma per fortuna te lo spiega Mario durante l'intervista. Vi ricordo che se vi piacciono questi tipi di contenuti potete iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace e condividere. Ma ora, miei cari, vi lascio a Mario Mariani. Buon ascolto. Allora, Mario, per uno che non ti conosce, cosa deve assolutamente sapere di te? È difficile dirlo, anche perché spiegare la musica è sempre una cosa abbastanza terribile. Quando ti dicono che genere di musica fai, e lì scoppia sempre, uno comincia ad arrampicarsi, a blaterare, a biascicare qualche cosa. Io tempo fa avevo trovato una definizione che in realtà per una parte di quello che faccio ci sta, e la definizione era composizione istantanea transpersonale. Cosa significa? Quindi in realtà composizione istantanea è, diciamo, essere contemporaneamente interprete, esecutore e compositore della propria musica, quindi mettersi all'ascolto di quello che tu stai, diciamo, componendo, quindi avvicinare il momento del passato a quello del futuro. Tu stai andando verso il futuro nel momento presente, che quando improvvisi, ed è qualche cosa. Faccio adesso un paragone abbastanza alto con Keith Jarrett, il grande Keith Jarrett del Köln Concert, del concerto di Colonia, in cui si trovò in questa serata con un pianoforte tra l'altro abbastanza scassato a dover fare qualche cosa, quindi non aveva fondamentalmente preparato standard jazz o composizioni su cui suonare, e si trovò lì in questa serata anche un po' strana, arrivato con un viaggio in macchina lungo, credo su una Renault 4 mi sembra, comunque con un pianoforte che era scalcinato, lui che poi anni dopo si faceva arrivare 3 Steinway gran coda e sceglieva quello che era meglio tra quelli e interrompeva i concerti per un colpo di tosse, per una qualunque cosa. Quindi figurati che. E da lì però di necessità virtù, e lì nacque, si può dire, o comunque venne battezzata questa sua modalità di fare fondamentalmente concerti senza rete, e quindi a questa senza rete mi ci ispiro anch'io quando intendo questa composizione istantanea. Poi c'è il termine transpersonale perché mi immagino che quello che arriva, il fluire in questo momento, è, diciamo, qualcosa che arriva da un altro mondo, o comunque da un altro stato, da un metaverso? Da un metaverso, quello, da un multiverso forse. Quindi, e quindi ecco, mi immagino come ci sia questa sorta di inconscio collettivo musicale, per parafrasare Jung, in cui lui immagina che l'inconscio collettivo è dove c'è, diciamo, ci sono archetipi, dove c'è la storia, dove con una sorta di registro akashico in una qualche maniera. Poi arriveremo a quello che diremo tra un po' nel tempo, di questa macchina del tempo. E quindi, diciamo, questa è una parte, composizione istantanea transpersonale. Vabbè, poi alla fine, se qualcuno è ancora rimasto a sentire quello che dico, poi dico, altrimenti andate a vedervi il mio canale YouTube, che si chiama con inglese maccheronico Mario Mariani, Another Piano is Possible, un altro piano è possibile, che in italiano suona bene perché piano, c'è il gioco di parole tra il piano come appunto il pianoforte, e piano come piano dell'esistenza, come piano come il livello della percezione. Quindi ecco. Quindi hai parlato di piano, ma quindi tu suoni il piano o suoni anche altri strumenti? No, basta già abbastanza.
basta già suonare il pianoforte, quindi però diciamo dentro il pianoforte cerco anche degli altri strumenti, perché con degli oggettini che ho proprio, guarda caso qua, lo vedete, questo è un frullino per fare il cappuccino shaker, mettendo sulle corde del pianoforte viene un suono tipo un mandolino. Del genere. Oppure come ti è venuta l'idea di provare a fare questa cosa? l'idea è venuta anche come della solita di necessità virtù, che è un proverbio che insomma sento abbastanza. Questo stesso pianoforte che vedete questa parte, questo è uno Steinway del 1906, quindi un pianoforte molto, diciamo, bello, una marca molto importante, ed è del 1906, ed è il pianoforte che io comprai nel 1991 quando facevo l'8º anno di pianoforte, e quindi comprai questo pianoforte che era una marca bellissima, come comprare una Ferrari che dentro c'ha un po' un motore di una 500, così, perché era comunque completamente scocciolato, come si dice. Quindi io suonavo, se suonavo troppo piano non suonava niente, e quindi diciamo il livello era dal mezzo forte al forte, e quindi anche la mia tecnica pianistica è stata influenzata da questo, e quindi in qualche maniera cercavo dentro sulle corde quello che non trovavo nella meccanica del pianoforte, che era invece abbastanza sballata. E quindi insomma di necessità virtù cominciai a indagare, a prendere frullini, oggetti di uso comune, e visto che il suono, comunque il pianoforte, che anche si può dire uno strumento a percussione, ha un complicato sistema di leve. Quando tu premi il tasto c'è questo martelletto che percuote una corda, quindi questa corda tu puoi percuoterla anche con una manata, con l'unghia. Quindi quando tu suoni, questo è il suono normale, ma io con questo è la stessa nota che ho fatto con un'unghia. Quindi a seconda che tu utilizzi mezzi o risuonatore, frullini diciamo delicati che non rovinino, che non taglino le corde, ecco insomma il pianoforte, e quindi gli strumenti che dicevi li cerco all'interno dello strumento che suono. Poi quando mi serve chiamo altri musicisti in studio, come ho fatto per... Hai detto al 4º anno di pianoforte. Ottavo. Sì, volevo dire 8º, però sono anche scritto tra l'altro. Volevo chiederti, ma quanti anni hai studiato e quanti anni avevi quando ti è venuta in mente questa roba? Allora, io ho cominciato a suonare il pianoforte verso i 6 anni, quindi prima mi sono fatto regalare una tastierina a buon tempi, e anche lì importante è stata che l'improvvisazione per me è sempre stata parallela allo studio più o meno classico della musica, quindi è la cosa che avevo una grande facilità, sentivo le canzoncine, le pubblicità in televisione e riuscivo a risuonarle, quindi ho sempre avuto diciamo un buon orecchio, tale che è anche una buona prima vista che mi ha poi salvato durante gli anni lì di conservatorio. Poi a circa 10 anni sono entrato in conservatorio, c'era il vecchio ordinamento allora. Oggi tu in conservatorio, che è quasi come un'accademia musicale, entri quando sei già diciamo grandicello, entri già in età universitaria, e poi chi fa il triennio più il biennio, quindi alla fine sono 5 gli anni. Ok, prima avrei studiato prima in qualche scuola formazione propedeutica, invece allora si entrava per il pianoforte, ti chiedevano già di sapere un po' suonare, ma per altri strumenti in cui c'era una richiesta tipo corno o fagotto che non voleva fare nessuno, anche se non sapevi suonare ti prendevano subito. E poi era un periodo incredibile negli anni 80, io ho studiato dagli anni 80 agli anni 90, e addirittura se uno si diplomava anche con un voto basso, 6 per dire così, dopo 2 mesi entrava di ruolo, quindi c'è stata tutta una classe di insegnanti che insomma abbastanza diciamo mediocri, alcuni, altri bravissimi, incredibili, ma alcuni proprio che non hanno mai suonato in vita loro dopo il diploma, non hanno mai fatto un concerto, eppure hanno insegnato e hanno quindi fatto dei danni anche nello stesso conservatorio in cui ho studiato io. Non faremo i nomi perché non me ne ricordo neanche più, li ho diciamo rimossi, però era capitato, e questi prendevano come insegnante universitario 3 milioni e mezzo di lire al mese per insegnare 2 giorni alla settimana, un giorno e mezzo da novembre a giugno, e poi avevano anche la possibilità, se quei pochi che magari anche meritevoli andavano magari per concerti fuori all'estero, anche un permesso artistico, quindi potevano insegnare veramente poco. Poi se uno stava male, la malattia, quindi insomma era il famoso posto culo ne burro, come si dice in francese. E tu come mai non hai provato a fare la carriera da professore? Allora, perché quando mi sono diplomato io erano già gli anni, non erano più gli anni, mi sono diplomato nel 95 a Pesaro, e quindi già non era più quell'Eldorado che c'era prima, perché come dire, tutta quella fascia si era esaurita. Anzi, mi ricordo i miei amici che sono diplomati con me, bravissimi,
addirittura qualcuno ha anche cambiato mestiere, altri hanno tentato, cioè, di concorsi difficilissimi, poi qualcuno dopo anni ha insegnato, ma non era più quel Bengodi che c'era allora. E poi un'altra cosa, gli insegnanti di allora scoraggiavano i propri allievi a fare altre scuole oltre magari a quelle lì, quindi conservatorio, uno si fermava alla terza media perché c'era la scuola media annessa al conservatorio e quindi poi diceva no, ma non andare a fare le scuole superiori. Poi invece anni dopo, quando serviva avere invece questo diploma, andavano a fare questi poracci le scuole serali per prendere il diploma, quindi insomma li hanno veramente cornuti e mazziati, come si dice. Io per fortuna ho continuato il liceo scientifico, infatti dovendo studiare entrambi, sia conservatorio che liceo, ho deciso di non studiare né l'uno né l'altro e quindi avevo tempo per fare altre cose mie, sempre musicali. Non ho mai perso tempo in vita mia, ma avevo un gruppo che si chiamava Capillari, un gruppo horror ironico, è incredibile, se qualcuno lo vorrà andare a cercare, insomma, quindi. Da piccolo come hai fatto a capire che il pianoforte era il tuo strumento? Perché adesso molti giovani davvero faticano a capire cosa piace fare o cosa vogliono fare per tutta la vita. Invece tu mi sembra di capire che già da piccolo sapevi già perfettamente cosa volevi fare. Io mi ricordo perché le scuole elementari, lo sport, io ero assolutamente negato nello sport, pallacanestro, quindi mi sono trovato con questa tastierina alle prime lezioni che insomma, la maestra faceva e poi da lì mi sono appassionato, ho preso lezioni private e poi dopo alle medie sono entrato alle medie annesse al conservatorio e da lì poi insomma, ho incontrato altre persone, amici con cui ho fatto gruppi, quindi devo dire che forse sono stato guidato in una certa maniera, però ecco. E poi dentro quello però ha tratto un sacco di cose, ai tempi mi ricordo dei primi computer, io ho un computer, quindi tu naturalmente non eri nato, ma ho tenuto a battesimo il VIC-20, il Commodore 64 e quindi ero anche un programmatore, mi divertivo anche, infatti parlavamo prima di elettronica, anche l'elettronica è una delle mie passioni, cioè sono a livello naturalmente, però ho uno studio sotto questa disciplina. Di sotto negli inferi c'è il mio studio, lo studio di registrazione, di produzione, dove ho tutti strumenti vintage, quindi quando capita qualcosa se riesco me lo rimetto a posto io, se no vado dai tecnici. Purtroppo non ci sono più. Ai tempi miei c'erano tecnici bravissimi che ti riparavano, oggi in questa obsolescenza programmata si butta via tutto e quindi è un peccato perché invece tante cose dovrebbero essere rimesse a posto e questo non vale solo per le apparecchiature. Hai qualche consiglio per i giovani che vogliono intraprendere una carriera da musicista? Frank Zappa diceva di vaccinarsi contro ogni malattia conosciuta, visto che sui vaccini diciamo non godono grazie alla scienza con l'H finale di particolare, direi di vaccinarsi in senso naturalmente metaforico, ma la cosa oggi è difficile perché veramente. Allora, ai tempi miei potevi diventare ricco con un disco, comunque i dischi si vendevano, la discografia si vendeva, c'era un'attenzione del pubblico, oggi il pubblico è comunque completamente assorbito da questi device, dai cellulari, quindi però la cosa che consiglio, diciamo, prima di tutto di conoscere se stessi e di veramente sentire cosa vuoi fare. La famosa risposta che c'è dentro di te e qualcuno dice ma è sbagliata, quindi la risposta comunque dentro di sé ci sono risposte che sono anche giuste a saperle sentire. Poi fare uno studio, cioè togliersi fuori come se tu fossi il manager di te stesso. Ai tempi miei esistevano ancora figure come manager, oggi fondamentalmente non ci sono più, cioè ci sono a di grandi livelli, quando uno è già conosciuto praticamente è facile, cioè ti chiamano e poi voglio dire, molto facile rispondere al telefono. Oggi invece ci vorrebbe una figura che sa come collocare queste figure in un ambiente in cui se non hai conoscenze non entri, anche se hai un'idea molto forte, bella, ma non funziona perché non hai la possibilità. E quindi grazie a strumenti come YouTube, TikTok, i social, anche lì bisogna conoscersi, perché comunque il social di 5 anni fa non è più quello di oggi, perché comunque c'è un altro algoritmo, quindi insomma la cosa dico è trovarsi un po' una nicchia se si vuole essere artista di nicchia e fare delle prove, vedere i feedback che ci sono e anche fare delle cose in controtendenza. C'è un libro interessante, Oceano Rosso, Oceano Blu, so se Oceano Rosso, Oceano Blu, che dice l'Oceano Rosso è rosso per il sangue di questi pesci che si sbranano tra loro. Invece Oceano Blu è un posto che ancora non è stato
battuto da appunto tutti questi pesci, allora tu li puoi sguazzare, e se tu arrivi per primo, insomma, sperando che arrivi un pesce che ti mangia, comunque hai una tua nicchia, una tua collocazione, ed è quello che ho cercato anch'io di fare con diversi progetti, tra cui uno, quando ho fatto l'esperienza in grotta, io ho vissuto per un mese. Grande esperienza. Un mezza coda tipo questo qua, per una forte coda, quindi in un periodo in cui era il 2010, cominciava comunque i cellulari a essere smartphone, quindi a tutta questa virtualità, io ho detto: se voi volete sentirmi, vi fate un'ora di macchina se venite se siete vicino a me, e quindi trovate il posto e io sono lì a suonare, suono per voi in maniera gratuita come un'offerta. E la stessa cosa ho fatto dopo in un festival che ancora c'è, che è il Teatro Libero del Monte Nerone, che quest'anno è arrivato alla 11ª edizione, e quindi la gente arriva lì, scarpina, tra l'altro non prende neanche il cellulare fortunatamente, e quindi deve comunque viene perché c'è il biglietto, poi ingresso offerta, il biglietto è la loro volontà di venire a vedere noi e di stare tra persone simili che condividono un'idea simile, quindi ecco, questo sport La primissima volta che sei andato nella grotta, l'hai fatto anche per un po' di marketing oppure perché volevi vivere quell'esperienza? Allora, O volevi anche provocare la gente? soprattutto, più che il marketing ho provato a farlo dopo, ma non sono riuscito. Il marketing non è che sia proprio, cioè, per quanto ci provi, il marketing vuol dire mettere sul mercato qualche cosa, termine che non è necessariamente dispregiativo, diciamo. Allora, l'idea è partita come altre cose della mia vita in maniera molto pratica. Poi il marketing fa lo storytelling, quindi ti vedi: ho sognato, non so chi, Beethoven che mi disse vai in quella grotta. Vai in quella grotta. Questo potrebbe dirlo altri musicisti di cui non facciamo il nome, sappiamo. Che salutiamo. Che salutiamo, dai, augurandogli una buona ripresa, perché non è che stanno molto bene a livello fisico, però dai, io a lui gli auguro, quello con i capelli ricci bianchi, gli auguro veramente una lunghissima vita, anche perché in un mio recente spettacolo lo piglio in giro in maniera simpatica, quindi se questo insomma dovesse passare miglior vita poi diventa un santo, come no? Come capita. Gli auguro lunga vita in cui posso continuare a prenderlo in giro e può continuare a vivere e a fare anche concerti, perché giustamente insomma è il suo mestiere, è giusto che li faccia, quindi insomma stiamo di bene. Quindi lunga vita a Giovanni Allevi, ecco, dai, l'ho detto chiaro. E quindi, ma l'idea è stata molto pratica, cioè era un'estate 2010, avevo 30 anni, quindi in cui no, noi avevo 30, 40, mi reinvento, comunque più o meno, ne dimostravo di meno, dai. E, praticamente un'estate senza niente, senza neanche un concerto, quindi ho detto: qui o mi lamento, faccio il solito artista che piagne miseria, così, oppure anche lì si svirtua. E quindi, avendo una casa da quelle parti sul Monte Nerone, ai confini tra le Marche e l'Umbria, andai dal sindaco allora, pazzo, e dissi: sindaco, ma ho trovato questa grotta che sembra un teatro, sembra veramente un teatro, anche una bella acustica, pensa che sarebbe bello portarci un pianoforte. E lui: va bene. Dico: ma sì, dice davvero? Sì, va bene. E insomma, questi due pazzi che sono incontrati l'abbiamo fatto e abbiamo portato spettacolo. E poi naturalmente non potevo stare 1 o 2 giorni, e quindi ho deciso di stare un mese. Io che non ho mai dormito in tenda, forse in un campeggio, in un camping con la doccia, con la pizzeria dentro, quindi da lì ho capito che le cose con la volontà si possono fare. Quindi ho passato un mese intero in questo posto, dormendo in una tenda vicino al pianoforte, con un impianto fotovoltaico con cui poi ho registrato un album che poi è uscito 10 anni dopo, Vitriol, dedicato all'oscurità, diciamo, alle se stessi. Visita interiore terra, rettificando in Venice un culto, un lapide. Visita l'interiorità della terra, rettificando troverai la pietra occulta, che è, diciamo, il cuore dentro di te. Quindi, come dire, un percorso di discesa e di risalita, da Dante a Jung a Hillman, tantissime insomma donne hanno parlato. Quindi. E questo è riguardo. Tornando indietro, che prima hai parlato di YouTube e TikTok, adesso secondo te il talento è importante oppure devi soltanto essere un bravo venditore, oppure andare contro tendenza e cercare di spiccare in modo particolare ma non con grande capacità? Allora, se vuoi avere successo, il talento devi averlo nell'avere successo, non nel proporre una cosa interessante. Poi se il contenuto è interessante va bene, però basta che hai un'idea, cioè ti prendi un gatto, te lo metti qua, parli con il gatto, ti inventi 2 cose, fai 2 slide così, e quindi insomma è facile, oggi è facile
Facile magari no, però diciamo non devi sapere suonare uno strumento, averlo studiato, o addirittura poi allora, prima c'erano i musicisti anni 70 che suonavano, ovviamente anche molto prima, però prendiamo gli ultimi anni rock, ed è stato gli anni 70 un periodo che io non ho mai dimenticato, anche in senso di stessi capelli, poi un po' più tagliati. Comunque gli anni 70 è un periodo in cui c'è stata una convergenza della qualità e della grande qualità e della massa del riconoscimento del pubblico, cioè primi in classifica c'erano i Genesis, gli Emerson, Lake Palmer, i Pink Floyd, quindi gruppi importantissimi che ancora oggi si sentono. Poi dopo c'è stata la musica elettronica degli anni, prima il punk che poi ha fatto da veramente una mannaia, poi dopo gli anni 80 New Wave, musica elettronica, poi c'è stato l'avvento dei DJ che da semplici sono diventati essi stessi musicisti, infatti loro dicono vado a suonare come se suonassero uno strumento. Poi perché molti DJ sono molto interessanti perché fanno cose a livello di composizione molto veramente elaborate e anche al di là della tecnica con i piatti ai tempi e oggi magari con i vari software con le tastierine, che devo dire però è anche molto interessante. E poi si è superato ancora di più questa cosa arrivando con l'intelligenza artificiale, quindi oggi uno che immagino il trapper che fa un prompt così, scrive un pezzo su una donna, una ragazza cagna, una bitch che poi possiamo e quindi ha fatto la cosa e gli sembra di aver fatto il produttore del secolo, quindi oggi purtroppo non c'è, si è perso, si è proprio staccata questa cosa e quindi il solito consiglio, non lo so, comunque se uno sta nel mondo cerca di magari capire quali sono le tendenze e sente dentro di sé l'intuito magari ti parla e poi a seconda della lunghezza d'onda che uno ha sei a contatto con questo inconscio collettivo musicale, lì prendi delle cose piuttosto che altre. Quanto riguarda l'intelligenza artificiale, visto che l'hai menzionata, quali sono le tue paure e i tuoi pensieri a riguardo? Pensi che ti potrà anche rubare il lavoro? Ma allora, il lavoro già per quel poco c'è, ma dipende. Allora, una parte del mio lavoro è scrivere colonne sonore, quindi per cinema, teatro, televisione, serie TV, e quindi quello devo dire potrebbe essere, perché comunque c'è sempre, allora, non c'è neanche più nella musica, nelle colonne sonore, la autorialità che c'era, diciamo, anni fa. Se tu pensi i film in cui il tema era ricordabile, da Superman ai film di Fellini a Star Wars, quindi quando la musica proprio caratterizzava quello. Oggi la musica è più un sound design, quindi più una sorta, tu pensa a Netflix, le sigle non sono neanche più le sigle, sono suoni con un suonino che lo chiamano sound branding, quindi un branding che c'è nel sound, nel suono, che è il suono che caratterizza quella cosa. Quindi ecco, non c'è più, e quindi quella parte lì può essere benissimo fatta da un sistema di intelligenza artificiale. Poi invece si vuole andare più sull'autorialità, più su una cosa particolare, in particolare questo per cose mie, devo dire che non sento assolutamente paura, perché l'intelligenza artificiale la trovo molto stupida, la trovo la trovo molto conforme probabilmente ai modelli di addestramento con cui è stata addestrata. Quindi se fosse stata addestrata con Frank Zappa, con i Monty Python, con la musica prog, allora magari e poi, ma essendo addestrata con dei modelli fondamentalmente pop, devo dire, poi è tutto questo anche a livello di testi. Io ho provato a volte, ma i testi sono molto superficiali, sono molto banali, molto stupidi. Sì, qualcosa a livello di rima ti può suggerire, però di solito, almeno per le cose che faccio io, soprattutto nel testo, quando scrivo canzoni, come recentemente mi è ricapitato di fare con la canzone che adesso ci arriviamo. Perché stiamo tutto preparando verso lì. Anche quella, devo dire che io sono stato attentissimo nel testo, perché per me il testo, a parte funzionare, raccontare, ma il testo si collega molto con la musica, e devo dire che sono pochi musicisti che trovo che veramente sanno prendere il suono che c'è dentro il testo e sanno, come dire, portarlo in musica. E il testo, come magari un'altra parte di quello che faccio, a me piace molto suonare sui film muti, adoro, e sono tanti progetti, tra cui un progetto che sta girando adesso, questo è il prossimo anno, dedicato a San Francesco, Frate Sole si chiama, un film muto del 1918. Ecco, quindi il film cinema muto, che è stata la mia scuola per il cinema, per la musica per il cinema, ha delle immagini che sono appunto l'immagine cinema muto, che hanno già una musica che, come dire, il bravo compositore deve estrapolare e tirare fuori.
quindi ha già una musica che fondamentalmente vuole essere portata nel senso, diciamo, in questa dimensione uditiva, e quindi il testo uguale, il testo ha già una musica e tu con la musica puoi decidere di sottolineare, come in un film, certe cose oppure altre. Quindi magari se tu, mi viene in mente l'ultimo Lucio Battisti, cioè non quello con Mogol, conosciutissimo, quello con Pasquale Panella, e lui veramente ha cercato Pasquale Panella, che è un grandissimo poeta, un grandissimo scrittore, con dei testi molto criptici, molto ermetici, e Battisti, da genio qual era, mi ricordo che sottolineava, tipo, non so, in maniera musicale in maniera importante, degli avverbi, cioè piuttosto che mettere l'accento su quella parola come amore, lo diceva su, non so, incessantemente, cioè quindi sull'avverbio dava una importanza musicale maggiore ad altro, quindi come non so, immagino cinematograficamente, come fare vedere una cosa importante in un lato magari dello schermo, invece puntare molto lì sul dettaglio, così che tu questo dettaglio lo vedi, però ti interessa andare a vedere quella cosa, e quindi fai uno sforzo di andare a vedere questo dettaglio che è posto magari a margine dello schermo e non in mezzo. Ecco, questa cosa mi piace anche a me metterla in un testo, e a volte, insomma. Visto che ormai parliamo del tuo nuovo singolo, che se ci vuoi dire come si chiama, un attimo. Il nuovo singolo si chiama Il Cronovisore. Quindi cos'è il cronovisore? Però prima un attimo di andare al cronovisore, posso farti una domanda su quanto riguarda questo, non so se poter chiamarlo cambiamento oppure esplorazione del fare cantante, perché qua canti proprio. Prima di tutto è stato molto difficile, perché cioè, mi sembri bravissimo come cantante, sinceramente. Però immagino che ci siano due cose diverse. Uno è scrivere la musica e uno, diciamo, cantarla, no? Come ti è venuto e perché hai deciso? Perché magari potevi chiedere a un cantante. Certo, sono assolutamente. Giusta domanda, ti ringrazio perché mi permette. Allora, io ho iniziato, si può dire, parallelamente, dicevo prima, agli studi classici, tradizionali in conservatorio, avevo dei gruppi, quindi questi Capillari, poi Broz Ensemble, in cui io ero il cantante, quindi ho già cominciato, cioè cantavo già da giovane, poi insomma, e ho tantissime canzoni, infatti in questo anno, che è stato un anno pieno di tantissime cose, di nuove produzioni, e un'altra cosa si chiama Piano Songs, cioè devo fare un concerto in un posto in cui c'era un pianoforte verticale, quindi non a coda o mezza coda, dove posso divertirmi con i miei vari oggetti, c'era solo questo verticale. Ho detto, cosa posso fare? Visto che non posso, per la forza di gravità, perché comunque sul verticale gli oggetti cadono, ovviamente essendo verticale non possono appoggiarsi sul posto orizzontale, e quindi ho detto, allora dai, ho deciso di prendere un po' la solita necessità di virtù, la palla al balzo, e ho detto, guarda, facciamo un recital su tutte le canzoni che ho scritto negli ultimi 30 anni, che insomma sono abbastanza, tra gruppi, tra spettacoli teatrali, e quindi mi sono messo a cantarle io. Tra l'altro sono andato a esercitarmi, sono andato in un karaoke vicino qua a cantare, a provare la voce, quindi cantavo sempre Gaber, i Pink Floyd, quindi cose... Fortunati quelli che ti hanno ascoltato, eh? Non lo so quanto fortunato, però devo so, a cantare mi è sempre piaciuto. Poi ho una voce, come dire, sono il classico compositore cantante, faccio paragoni, vabbè, adesso probabilmente i paragoni sono molto alti, però tipo Frank Zappa, soprattutto all'inizio della sua carriera, era lui il cantante, perché non aveva altri cioè non le aveva. Dopo invece ha cercato voci incredibili, poi lui ha sempre cantato, perché tu magari sì, tu che le hai scritte senti naturalmente qualche cosa, quindi quindi ho preferito cantarle io. Poi la cosa scenica ce l'ho un po' sempre avuta, quindi ecco, diciamo che per un periodo l'aspetto concertistico soprattutto io l'ho avuto parecchio fino al, diciamo, 95-2000, poi mi sono più buttato sulle colonne sonore dove il lavoro andava, e ora invece, diciamo, in quest'altra parte cerco di riportare i concerti, quindi ora colonne sonore ne faccio, ma preferisco ora concentrare la mia carriera sulle cose che veramente mi sento mie. Colonne sonore a volte sono belle, altre volte sono una manovalanza, sono mettere, come dire, un po' una tappezzeria musicale, specie per documentari, video dove la musica non è che è un riempitivo ma finisce lì, e quindi mi diverto molto di più a fare questo, e quindi ho ripreso una cosa che non ho mai fondamentalmente abbandonato, e poi l'aspetto di showman, che tra l'altro un altro spettacolo con cui ho debuttato quest'anno si chiama Piano Show,
non piano show, ma piano show, nel senso show. Show. Piano show, scritto show, SCIO accentato, con la regia di Giampiero Solari, che è un grande regista che ha fatto cose molto importanti anche a livello televisivo, ha scoperto Pannariello, Fiorello, la Virginia Raffaele l'ha inventata lui, quindi insomma, e sta viva a Pesaro, adesso ha un piccolo teatro che si chiama PAC, in cui ho girato anche questo video, quindi la prima parte del video è girata al PAC Performing Arts Center di Pesaro, che è una scuola di teatro molto bella, un posto molto bello, e quindi lì ho ripreso la mia dote di showman, che è partita, devo dire, molto molto indietro nel tempo, quando con i Capillari ci voleva un po' di tempo per caricare il banco. Una volta non c'erano, cioè c'erano i floppy disk con cui c'erano i suoni, ricordo, i floppy disk da 3,5 pollici, e quindi dovevo tra un brano e l'altro cambiare il banco di suoni e ci voleva almeno un paio di minuti. Oggi gli hard disk oppure in ROM fai subito, e invece allora questi 2 minuti dovevo ingannarli in qualche maniera. Allora raccontavo delle storie, presentavo il brano successivo inventandomi, e questa è una cosa che mi ricordo faceva anche Peter Gabriel di Genesis, Peter Gabriel, perché c'erano questi cambi di palco e di scena, quindi lui doveva prendere qui del tempo, quindi raccontava delle storie, e quindi quella cosa anche lì un'altra volta ci sta virtù, e quindi ho cercato di ottimizzare, e da lì ho visto che comunque ci divertivo, mi piaceva. Poi la mia adolescenza, i miei miti sono stati Gaber, Woody Allen, i Monty Python, quindi ecco, insomma, sono venuto un po' con quella formazione lì, quindi mi rimane difficile scrivere canzoni d'amore, canzoni così generazionali o questo, e quindi l'idea di questo, il cronovisore, è una storia incredibile, perché è una macchina del tempo, cioè non che può portare le persone indietro, ma nella sua idea una macchina, un cronovisore che può vedere indietro nel tempo. E la cosa incredibile è che questa macchina ha detto di averla costruita non un pazzo che dice, ma un monaco benedettino, grande esperto di musica, musicologo, esperto di musica pre-polifonica, ovvero la musica tipo che va da 1500 anni prima della nascita di Cristo a 1000 anni dopo, quindi 2500 anni di musica in cui non ci sono fonti praticamente. Cosa vuol dire pre-polifonica? Ieri me lo sono cercato su internet. Polifonica vuol dire prima della polifonia. In realtà la polifonia si intende quando la musica è stata scritta, quindi la musica diciamo del 1200, che faceva capo a compositori come Guillaume de Machaut, Josquin Dupré, quindi compositori che sono, come dire, gli antesignani della musica, che poi in maniera polifonica, che ha a che fare con una armonia che viene codificata e viene scritta. Quindi la musica non era, cioè era scritta in una maniera tutta un po' sua, probabilmente, cioè scritta e si legava ai testi delle tragedie greche, il coro sicuramente cantava, però non ci sono delle partiture. Quindi la musica pre-polifonica, e padre Pellegrino Ernetti, che era questo monaco che dichiara di aver costruito questa macchina del tempo, era l'unico titolare al mondo della cattedra di pre-polifonia su Venezia. Lui stava a Venezia, nella diocesi di Venezia, e era anche tra l'altro un esorcista molto riconosciuto, ed era anche amico di personaggi molto in vista, importanti nella Chiesa, come padre Agostino Gemelli, a cui è dedicato poi il Policlinico Gemelli. Quindi insomma non era anche un pretuncolo pazzo, e quello che lui poi afferma, dice: questa macchina non l'ha costruita lui insieme a 12 fisici, 12 scienziati, tra i quali sembra che ci fosse anche Enrico Fermi, addirittura Werner von Braun. Quindi ecco, poi non ha purtroppo fatto mai i nomi di questi fisici. Quindi allora, e questo caso è incredibile, perché nel 1972 esce un articolo per la Domenica del Corriere, in cui lui fa un'intervista che rilascia e parla di questa macchina del tempo. E da lì altri giornalisti riprendono in Francia, e quindi scoppia questa bomba, e cominciano, se voi cercate cronovisore Padre Ernetti su Google, vedrete che vi ha tantissimi documentari, soprattutto lì dei paesi latini. C'è un grande florilegio di libri, e tra l'altro la cosa molto particolare è che tra questi primi, diciamo, scrittori saggisti che hanno parlato di qualcosa che fondamentalmente non hanno mai visto, molti sono diciamo in seno alla Chiesa, quindi padre Don Luigi Borrello, padre Brum, ed è incredibile anche che padre Ernetti
non era solo, perché lui faceva delle ricerche, a parte il cronovisore, anche sulla metafonia, cioè sul modo di poter contattare, ricevere messaggi da, diciamo, voci, messaggi da un'altra dimensione, perché la Chiesa condannava e condanna, credo, la magia e lo spiritismo, ma non condanna l'ausilio scientifico per poter dimostrare cose, tipo dimostrare l'esistenza di Dio o dell'anima attraverso una macchina, un'apparecchiatura, che è una cosa oggettiva, per loro è una cosa. E molti... Ma quando l'hanno intervistato, cioè non gli hanno chiesto delle evidenze della serie, facci vedere sta macchina. No, la macchina non gliel'ha mai fatta vedere, perché Sì, ma cioè non gliel'hanno mai chiesto quando... gli hanno chiesto, ma lui ha detto che non poteva mostrarla, ha detto che era stata mostrata a Pio XII, a quello sì, l'ha vista, e il Papa gli ha detto che comunque... Gli ha detto ok. No, ha detto guarda, è importante, ma non la fare vedere. Infatti poi prima l'ha detto, poi ha ritrattato, poi ha detto che invece no, forse era vero. Quindi questa cosa, si è creata una bolla, una bomba intorno a questa cosa qua. E allora su questa canzone, su questa idea, ho deciso di scrivere questa canzone, il cui ritornello è veramente risale oltre a più di 15 anni fa. I padernetti. È catchy. Sì, veramente, veramente. E quindi negli anni aggiungevo qualche strofa fino poi al 2023, così deciso di finirla, e poi ho fatto finire la canzone, sono rimasto abbastanza soddisfatto perché caspita, ma funziona bene, orecchiabile, anche gli amici, ma caspita che pezzo, e ho deciso di poi fare un video girato al PAC, come dicevo, con dei bambini, quindi sono io tipo... L'ispirazione, poi ho anche citato Sergio Endrigo, che nella canzone ci vuole un fiore, per fare un albero ci vuole il legno, e quindi a questi bambini io gli racconto. Poi c'è il passaggio temporale che si vede tra gli anni 70, gli anni 80-90, e poi lasciamo vedere il video, comunque questo metaverso, e poi insomma con un finale abbastanza sorprendente. Ma per fare il video ti ha aiutato qualuno? Hai un team che ti aiuta o come funziona? Io ho questo amico che mi dà una mano come camera, quindi ho avuto un operatore, poi comunque nei crediti ci sono gli iniziamenti, quindi come scenografia sono rivolto ad una mia amica scenografo con cui collaboro spesso, diciamo un team, però come produzione di azione, come regia, tutto io ho fatto, quindi anche come diciamo montaggio, anche il montaggio, quindi visto che di necessità virtù, credo che sia la 7ª volta che lo dico, anche quello ho imparato un po' per piacere, un po' perché comunque per risparmiare, perché comunque se avessi dovuto chiamare un montatore avrei speso tantissimi soldi, quindi invece ho preferito, anche perché è una cosa che a me piace, poi ho scoperto di riuscire a farlo più o meno, dai, spero decentemente, anche perché i video me li monto io dei miei concerti, perché so esattamente che cosa voglio fare vedere, quindi o vai da uno, cioè, ripeto, se c'è, devi appunto pagarlo e devi essere sensibile, poi invece così alla fine taglio, diciamo, gli step, quindi... Ma questa canzone secondo te si può definire una critica alla Chiesa e al Vaticano? Ma allora, Che alla fine cioè, diciamo che è una bella provocazione alla fine. sì, allora, quello sì, nella scena finale naturalmente vediamo questi cardinali, forse era più una critica alla Chiesa del Papa precedente, di Bergoglio, quindi quello che poteva prendere la Chiesa. In realtà faccio un altro esempio, tipo Fellini in Roma, alla fine di quel suo bellissimo film che è Roma, fa questa sfilata per i cardinali, quindi una sfilata di moda dentro il Vaticano, con la musica bellissima di Nino Rota, in cui ci fa vedere tutti questi modelli, quindi queste suore con il cappello che gli svolazza tipo delle orecchie, e quindi molto bello. Quindi, come dire, è una critica alla temporalità della Chiesa, la Chiesa che si dovrebbe occupare di anime, tra l'altro, vabbè, soprattutto nei tempi della, come la chiamiamo, diciamo, noi la psicopandemia, praticamente si vedeva quell'immagine di Papa Bergoglio solo in Piazza San Pietro, quindi si vedeva solo, quindi quello era il marketing, veramente. Quindi la Chiesa, che ai tempi non si occupava minimamente di anime, ma si occupava di fare, come dire, il portavoce della Pfizer, per dire, quindi...
Allora, è una critica sicuramente in quello, quindi quello che la Chiesa poi può diventare quando perde il contatto con quello che è la sua mission, diciamo. Qual è secondo te la mission, la vera mission e di quello che dovrebbe occuparsi la Chiesa? La Chiesa è diventata un'azienda da molto tempo, quindi la Chiesa dovrebbe occuparsi più dell'aspetto spirituale, invece cioè io mi sento cattolico, mi sento cristiano, quindi tra l'altro, ecco, però ecco, penso a quello che è arrivato a me del messaggio originario di Gesù Cristo, che era comunque un ribelle ed è stato un maestro, quindi questo c'è anche nel cronovisore. Tra l'altro Padre Ernetti cita come esempio la foto di Gesù Cristo, che lui dice avere captato dal suo cronovisore, quando invece poi ha detto quella è una foto presa da una scultura lignea in una chiesa in Lazio, adesso non mi ricordo più dove. Quindi queste prove che appunto Ernetti adduce, insomma, sono delle prove un po' deboli. Però la canzone non è tanto sul fatto se Ernetti sia stato un imbroglione o no, ma sul fatto che questo cortocircuito cognitivo di una cosa che molti parlano e nessuno ha visto, è una cosa che come un passaparola che è diventato sempre più forte, più grande, e in questo mi viene in mente lo stesso cristianesimo, come si è diffuso, come comunque se da una cosa che erano dei ribelli in seno comunque ad un antico ad un Shah regime, come hanno comunque con questo monoteismo che già dagli egizi veniva, comunque l'idea monoteistica è qualche cosa che quindi in contrapposizione anche all'idea panteistica romana, quindi comunque Cristo non era molto visto sia dagli stessi, diciamo, ebrei che dai romani, i romani soprattutto perseguitavano i primi cristiani, quindi insomma è stata una storia molto forte che si è comunque perpetrata, quindi da un gruppo di diciamo i fedeli apostoli di Gesù, come è stato possibile avere la religione, credo che sia la religione più diffusa al mondo, credo, non so se ancora lo è, però comunque insomma, e poi questo è il testo, poi sotto ci sono delle piccole perle che mi divertono, il presunto allunaggio, anche quello, quindi vediamo la foto di Kubrick che filma il presunto allunaggio del 69, e anche altre cose, la scienza con l'H finale, quando viene citata. Quindi nella parte centrale è quella più seria, perché prima è tutta una serie di congetture, questo cronovisore, tutti ne parlano, nessuno dove. Poi dici, se invece fosse veramente vero, a chi farebbe comodo, chi potrebbe spaventare, che era la stessa tesi per cui Ernetti sembra che abbia voluto smontare questa macchina, perché dice, se addirittura lui si spingeva molto più in là, lui diceva addirittura di essere, o comunque di stare ricercando sulla possibilità di captare non solo, perché l'idea del cronovisore è la scia che ogni persona, che ogni creatura lascia di sé, una scia sonora e acustica che viene in qualche maniera incamerata nella materia, come una memoria della materia. Quindi riuscendo a ricaptare, fedele al primo principio della termodinamica, che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, quindi queste onde, chiamiamole così, vengono incamerate può essere in un oggetto fisico, in un sasso, in una pietra o in altro, e quindi trovare veramente la frequenza giusta per ricaptare questa cosa qua. E lui diceva di poterlo fare anche con il pensiero umano, e quindi dice, se ci fosse veramente una macchina così, sarebbe o l'umanità si autodistruggerebbe, oppure sarebbe l'alba di una nuova consapevolezza, di una nuova rinascita, perché se io sono i tuoi pensieri e tu sai i miei, in qualche maniera potremmo ammazzarci subito, oppure potremmo dire, ok, tu pensi questo, io penso quest'altro, allora potrebbe essere una nuova rinascita. Quindi cosa pensi che potrebbe succedere? Ma forse prima la prima e poi la seconda, quindi la prima farebbe fuori un po' di gente così, come da una... non so se sei familiare con Neuralink. Sì, ho letto qualcosa. Si dice che probabilmente se due persone hanno un chip possono leggere i pensieri dell'altro. Beh, certo, perché se attraverso, come si è visto con Neuralink, una persona che ha una paralisi importante riesce a spostare oggetti, addirittura a scrivere testi su un monitor, quindi sicuramente poi magari penso che sia in quel caso un allenamento che uno ha, cioè io mi sforzo, dico A, B, quindi prima che si capti il pensiero in tempo reale, magari qualcosa ci vorrà. Quindi io ho provato a volte con un casco che sì?
Sì, diciamo le leggi, le onde cerebrali, ho provato ad andare nello stato alfa per fare, mi ricordo c'era un drone, un piccolo drone, ti ricordi forse, un piccolo drone che tu col pensiero potevi comandare. Ok. E si basa, tra l'altro quella era anche un'altra ricerca che io volevo fare, una ricerca su un progetto tra musica e neuroscienze. È una cosa che mi ha interessato, ho conosciuto anche dei neuroscienziati con cui volevamo collaborare, poi dopo purtroppo un progetto che si è arenato, poi è andato avanti su altri, esistono a Boston mi sembra un istituto proprio per la ricerca tra musica e cervello, perché è molto interessante. Interessante sì. Sì. Infatti, perché no, l'idea è quella, la reverse engineering, quindi magari buttiamo qualche seme, che l'idea è questa qua. Allora, quando infatti il mio progetto va a che fare con un musicista di un certo tipo, non col musicista come molti, adesso sicuramente non è più così, però 20 anni fa gli studi che facevano sui musicisti e il cervello era, prendevano il gruppo di controllo di non musicisti, il gruppo invece di test di musicisti professionisti che però si limitavano a leggere, magari un violinista che legge una partitura o che suona qualcosa, e poi il gruppo di controllo che invece non lo era, e vedevano i tracciati con la neuroimmagine, vedevano i vari processi cerebrali di uno appunto dell'altro. Però invece quello che volevo fare io era con i super musicisti a cui modestamente mi ci ascrivo. Beh, ovviamente, no? Perché lo sto dicendo, non super, cioè musicisti che oltre a suonare compongono, improvvisano, e quindi ho anche altri colleghi anche della mia città, pesano grandi musicisti, e quindi mi piaceva con loro vedere la differenza tra loro, tra i musicisti più diciamo canonici e tra i non musicisti. E quindi l'idea era perché quando si va nello stato della creazione, di solito si va in alfa. Le onde alfa sono queste onde sotto le onde beta. Ora noi stiamo in beta, stiamo parlando, il cervello emisfero sinistro sta ragionando, sta cercando di non dire troppe stupidaggini. Sempre ce la faccio. Ecco, quando invece siamo nello stato creativo, anche quello stato di composizione istantanea transpersonale, e anche a livello di, appunto, di analisi medica, il cervello emette delle onde alfa che sono delle onde, mi sembra di ricordare, sui 7 Hz, qualcosa del genere. Allora la mia idea era la reverse engineering, cioè anche perché il nostro cervello ha la capacità di sincronizzarsi con quello che sente fuori. Allora, così, per esempio, se io nel mio cervello gli faccio sentire la frequenza delle onde alfa, il mio cervello va nello stato alfa. Questo ci sono studi, perché, e lì si complica la cosa, quindi è un po' sul tecnico. Il nostro orecchio sente dai 20 ai 20.000 Hz, no? Quindi come far sentire, perché tanto al cervello come gli faccio sentire i 7 Hz? Passa per l'orecchio, a meno che non faccio come Elon Musk, impianto un Neuralink dentro, però diciamo, e il nostro orecchio non lo sente. Allora, con lo sfasamento, se io faccio sentire all'orecchio destro tipo 100 Hz che lui li sente e 93 Hz di qua, il cervello fa la sottrazione, quindi con il binaurale, anch'io l'ho utilizzata questa tecnica nel mio secondo disco per pianoforte elementale, praticamente senti questa cosa qua e il cervello si sintonizza in quello. Allora la mia idea è che se tu riesci non solo con le onde alfa, ma a vedere il tracciato, in qualche maniera il dump di quello che il tuo cervello fa quando tu sei creativo, e tu fai riascoltare il dump in qualche maniera al cervello, potresti in maniera di reverse engineering, quindi da una cosa ripartire a sorgente, riproporre lo stato creativo. Questo era un esperimento che volevo fare, magari qualcuno che ci ascolta, un po' un Frankenstein che ha la possibilità di avere di notte magari in una clinica. Non so se conosci l'EPFL, un'università in Svizzera, stanno lavorando molto sul cervello. Cavolo, è interessante. Ti manderò il link e magari posso anche parlare col professore che ho intervistato, magari gli interesserebbe. Mi provo a mettere in contatto. Ancora oggi mi piace ricercare, perché vedi come la musica per me è un centro che attrae tante cose diverse, attrae il teatro, il cinema, la performance, la letteratura e anche la scienza, perché comunque la scienza è quella vera, senza l'H finale, quindi quella che è fatta per ricercare, per portare avanti, insomma, il vero progresso, non quel finto progressismo che in realtà nasconde profitto e tante altre cose. C'è qualcosa di cui non abbiamo parlato, di cui vorresti parlare e vuoi comunicare alle persone che ascoltano?
Intanto allora vi invito a vedere il video, il cronovisore, cercatelo, cercate il cronovisore Mario Mariani, tanto vi appare, mettete il like, iscrivetevi al mio canale L'Andre Piano is Possible, e poi niente, poi altri progetti, i progetti per il futuro, i progetti, allora al momento sto girando con questo Frate Sole, che è un film molto bello su San Francesco d'Assisi, di cui quest'anno e soprattutto il prossimo anno si celebrano gli 800 anni dalla scomparsa, e quest'anno gli 800 anni dalla scrittura del Cantico delle Creature, che lui compose poco prima di andarsene. E quindi insomma è un concerto che porterò in giro anche per il mondo, lo porterò in Messico, a Città del Messico il prossimo mese, poi lo porterò in altri paesi, in Cile, ad Amsterdam, in Europa, quindi insomma se volete seguitemi le mie cose, mariomariani.com, cercatemi sui social, insomma, anche perché il modo di sostenere un artista indipendente che manager e produttore di se stesso, e quindi insomma questo è. E poi basta, quello. Progetti, qualche concerto rapida. Poi sì, a fine mese dalle parti mie, il 31 ottobre, ci sarà sempre un altro film muto, Haxan, è un film, forse Hexam si dovrebbe pronunciare, un film muto svedese del 1922, guarda caso ad Halloween, perché è un documentario sulla stregoneria, a metà strada tra un documentario e il film horror, quindi si chiama La stregoneria attraverso i secoli, e quindi molto bello, devo dire. Insomma, il pianoforte sono su queste streghe svolazzanti, poi nell'ultima parte diviene una parte invece più psicologica, più in cui ci si domanda se anche le streghe di allora che sono state bruciate in realtà erano come era, delle donne assolutamente normali, però in virtù del fatto che il femminile è sempre stato molto temuto, poi vabbè, oggi è anche oggetto di una demagogia anche già da molto tempo, però il femminile è quella cosa bellissima, cioè il femminile anche dentro di noi, io penso sempre al Tao, Yin e Yang, quando i due opposti in qualche maniera si competono e sono dinamici tra loro, quella è la vera funzionalità e funzione umana, ed è anche qualcosa che, se questo equilibrio venisse percepito e recepito, credo che risolverebbe gran parte dei mali che attanagliano il genere umano e anche il nostro pianeta. Ben detto. Di questo, insomma. Per il resto, dai. Questo è. Una curiosità su YouTube, stai provando a guadagnare anche da YouTube, o lo utilizzi solo per attirare le persone o per... Guadagnare, naturalmente vorrei guadagnare, la monetizzazione ce l'ho, solo che non come iscritti sono superato, i miei sono quasi a 2000 iscritti. Ho visto. Sì, gli iscritti sono tanti anni. E poi ecco, ma io devo dire che i social fino a poco tempo fa li ho un po', cioè, come tanti anche della mia generazione, ma anche tanti giovani social non sono un po' a social, ma ci sono delle altre tipo, ecco, quello che mi manca sono le ore appunto di pubblicazione. Ancora sto cercando comunque anche con gli shorts, che per la prima volta ho usato gli shorts proprio in occasione di questo video del cronovisore, quindi sì, cercherò di riempire più contributi, anche TikTok, che si può dire, come mi ero iscritto da tanto tempo, ma ho cominciato a usarlo da 2 settimane fa, perché questo video è uscito il 13 ottobre, il 13 ottobre erano i 100 anni dalla nascita di padre Ernetti, lui è nato il 13 ottobre del 1925. Poi tra l'altro altre 2 cose che farò, sempre il cinema muto quest'anno anche sono 100 anni dalla... Quest'anno quando? Quest'anno 2025. No, ma dico mese, giorno... Ma no, il mese non me lo ricordo. Okay. Me lo ricordo perché uno è l'anniversario del famoso film della corazzata Potionkin, che non è una cagata pazzesca, che comunque il villaggio Fantozzi chiamava, giustamente per non incorrere in denunce, la corazzata Potionkin con la C, quando invece Potionkin, un bellissimo film di Eisenstein, un grande regista russo, praticamente è 100 anni dall'uscita. E quindi la scena famosa con questa carrozzella che cade dalla scalinata. E poi sono 100 anni dalla morte, mi sembra, di Elvira Notari, che è stata la prima regista donna, diciamo, anche femminista, quindi che ha portato nel suo cinema degli elementi forti, devo dire, di un femminismo forte e anche giusto per quei tempi, perché ricordiamo allora le donne non era permesso loro il voto, tante cose c'erano, quindi discriminazione vera c'era, quindi no. Oggi è un po' diverso, diciamo, poi si vuole cavalcare
appunto una certa demagogia, fermiamoci qua, dai. Comunque ecco, questo è un vero femminismo in cui mi sento veramente di prima parte, quindi suonerò anche su questo film muto, fatto da lei come regista e come attrice. E quindi, Allora, invitiamo tutti a guardare la tua pagina sì, internet. cercateci. E così, quindi ecco, questi i progetti nell'immediato. Grazie Mario, è stato una bella chiacchierata. Sempre bello, sempre un piacere, dai. Anche per me. Spero di vederti presto anche dal vivo, tra l'altro. Però so che tu vivi a Vienna, quindi verrò a Vienna. È complicato, volentieri. Sarebbe bello. Se conosci qualche direzione, io scrivo a tutti quanti, quindi se qualche direzione artistica vuole chiamare il sottoscritto, perché no? Dai. Se vengo a Vienna poi chiamo. Un saluto a tutti quelli che ci guardano e un saluto a te Francesco e a presto. E keep the music. Sicuro. Grazie per essere arrivati fin qua. Vi ricordo che se vi piacciono questi tipi di contenuti potete iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace e condividere. La puntata è finita. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!